Ops, ok. Ciao ragazzi, oggi vediamo come effettuare il camera motion tracking di una scena reale in movimento per inserire i movimenti appunto di una scena reale in Cinema 4D per poi fare un sacco di bellissime cose come inserire un modello in una scena reale come ho fatto in questa scena CGI che ho creato io, e ci tenevo molto a fare questo video perché è veramente un aspetto molto importante che mi piace molto e che nel mondo della computer grafica e nel VFX, se vuoi diventare un esperto, è un'abilità che devi conoscere. Oggi sono in ritardo, che domani deve uscire il video e mi sono proprio dimenticato che fosse mercoledì oggi. Prima di entrare in Cinema 4D dobbiamo entrare in After Effects. Voi direte perché? Perché dobbiamo andare a rendere un filmato che non ha molto contrasto, un formato che ha molto contrasto. Per fare cosa? Per facilitare Cinema 4D a elaborare il nostro filmato e a tracciare bene i punti, soprattutto a trovarne di più di tracciamento della scena. Quindi su After Effects andiamo su Project, doppio clic su questo pannello per andare ad aprire il nostro filmato. Ok, lo trasportiamo sulla timeline, che io come vedete ho fatto questo spazio molto piccolo perché di solito elaboro un video solo, e fatto questo vedete che il video ha pochissimo contrasto, nelle mattonelle c'è una piccolissima texture ma qua non si vede proprio perché dobbiamo andare ad applicare una Sharp Mask. Per fare questo andiamo su effetti e predefiniti, sulla barra di ricerca andiamo a scrivere Unsharp Mask. Non ho idea di come si chiama in italiano, infatti io ho dovuto proprio cambiare la lingua di After Effects perché non lo trovavo da nessuna parte, e trasportiamo Sharp Mask sul nostro footage oppure lo trasportiamo direttamente nella timeline sul nostro metraggio. Fatto questo dobbiamo andare a giocare con questi parametri. Io vi consiglio di iniziare con un valore di 250 e un radius di molto di più, almeno 10, per ottenere delle immagini abbastanza contrastanti. Come vedete, mettete anche a 500, non abbiate paura perché tanto questo non sarà il video che poi andrete ovviamente ad utilizzare. Vi faccio vedere una piccola cosa: se io vado a disabilitare l'effetto, questa immagine vi sembrerà pochissimo contrastante, infatti lo è. Vedete queste piccole parti di texture sulle mattonelle, sulla porta, sulla scarpiera e così via? Così non si sarebbero viste, il programma avrebbe fatto molta più fatica. Ora andiamo su File, Esporta, aggiungi alla coda di rendering e come Output Mode andiamo su Formato e andiamo su PNG Sequence. Poi andiamo su OK, su Output andiamo a selezionare una cartella in cui vogliamo andare a salvare il nostro video. Se cliccate su Save in Subfolder vi creerà automaticamente una cartella. Vi consiglio di usare un titolo delle immagini molto semplice perché a volte ci potrebbero essere delle, tra virgolette, incomprensioni da parte del programma che dovrà leggere questo video. Quindi io lo chiamerò semplicemente metraggio senza numeri, senza punti, solo con un trattino che separa questi asterischi che saranno il numero del nostro frame che sta attualmente renderizzando. Andiamo su salvo, poi su render. Questo è un processo che richiederà qualche minuto, secondo, a seconda del vostro computer. Io per fortuna ho un computer abbastanza prestante, quindi ci metterà relativamente poco. Bellissimo, quando sta finito potete chiudere la vostra sequenza. In realtà io non salvo mai sequenze così semplici perché per l'appunto sono semplicissime, le posso rifare quando voglio. Fatto questo possiamo ritornare sul nostro bellissimo Cinema 4D e andare su Motion Tracker e Motion Tracker. Quindi andiamo su Footage, Footage Setting, Footage, andiamo sui tre puntini, andiamo nella nostra cartella. Vi sembrerà strano che non possiate selezionare tutte le foto con un tatticissimo CTRL A, ma ne basterà selezionare una e come vedete in schermo comunque l'immagine, anche se avete selezionato solo un'immagine, andrà dritta. Resampling, questo è un valore molto importante perché noi crediamo che questo video sia in 1920x1080 pixel, ovvero la risoluzione massima della nostra macchina fotografica, ma no, in realtà il programma lo scala, infatti downsamples to 640x360 pixel, il che non va bene perché più pixel ci sono, più informazioni riesce il software a captare. E questo perché? Perché c'è il resampling. Se noi andiamo a mettere il resampling al 100%, come vedete abbiamo 1920x1080 pixel ed è quello che vogliamo. Qua non andateci troppo a giocare, tanto lo fa in automatico. Frame start, frame stop. Se volete tagliare poco la clip o far partire dopo, andate a modificare il frame start o frame stop, ma in realtà perché non farlo in After Effects già da prima? Andiamo su 2D tracking e non state lì a impostare i punti di tracciatura perché
Cinema 4D devo dire che funziona abbastanza bene su questo aspetto, come ho detto anche nello scorso video di Cinema 4D contro Blender. Quindi andate quindi a premere su Auto Tracks e voilà, come vedete laggiù, Preloading Footage. Praticamente sta mettendo il nostro video nella RAM. Perché questo? Per far sì che ci sia un'elaborazione molto più veloce. In realtà io non c'è bisogno che parli più, anche qui c'è da aspettare. Purtroppo il motion tracking col camera tracking, con tutte le funzioni un po' più complicate della computer grafica, c'è sempre un po' da aspettare, a meno che non abbiate, non lo so, un computer che hanno anche alla NASA. Bellissimo. Come vedete adesso sono apparsi questi puntini che si muovono insieme a voi ed è fantastico. Ma sono sbagliati, cioè non sono tutti sbagliati, ma molti sono sbagliati e già ne vedo alcuni. Vedete questo puntino qua? In realtà non è proprio appiccicato al pavimento, ma è appiccicato dietro il mobile. Questo non va bene perché sennò si creerebbe un cosiddetto errore di parallassi. Anche qua, questi qua, anche tutti questi qua, dobbiamo andare a cancellare subito perché c'è la porta. Fa credere a questo punto che sia sulla porta, ma in realtà è sul pavimento dietro. Quindi andiamo a eliminare tutti questi inganni. Anche questo, sì. Siate abbastanza precisi su questo aspetto, ma non stateci troppo, non perdete la testa su ogni piccolo puntino, perché quando inizierete a fare delle scene molto più complicate di questa, non potrete andare a scrutare ogni piccolo puntino. Però vedete qua, ci vuole un po' d'accortezza. Per esempio, tutti questi qua sono totalmente sbagliati per l'errore di parallassi che vi dicevo prima, anche questo. Pure questo, guardate, salta proprio da un punto all'altro e diciamo che a grandi linee più o meno tutti stanno andando dove dovrebbero andare, tranne questo, sempre per lo stesso errore di parallassi, perché abbiamo diversi oggetti davanti altri oggetti e basta, dai. Andiamo su 3D Solve. Ovviamente, come ho detto anche nel video di Cinema 4D vs Blender, vedete, si va sempre in questa direzione, cioè c'è un flusso di lavoro procedurale, una cosa dopo l'altra. 3D Solve, Full 3D Reconstruction, e se conoscete la lunghezza focale con cui avete registrato il video, andate su La conosco ed è costante. Io sapevo che la mia lunghezza focale era di 16 e il mio sensor size, quindi la dimensione del sensore, è all'incirca 28. Non mi ricordo, era 28 ma era un numero decimale, ma adesso io metterò 28. Se non conoscete, io per esempio ho cercato Sony Alpha 6000 sensor size. Se registrate con un iPhone 7 sensor size, eccetera eccetera. Run 3D Solver. Indovinate che cosa c'è da fare adesso? Sì, aspettare come prima, come il 70% del lavoro, e aspettate perché laggiù c'è scritto Running 3D Solver. Cioè, che cosa sta facendo? Praticamente il motore del programma riconosce che quel punto là, per esempio sotto la porta, si muove più lentamente del punto che sta più vicino, quindi quello là è un punto più lontano, e così il programma capisce più o meno dove si trovano le cose e in ogni caso, mentre ve lo sto spiegando, ha già finito. Infatti, solve finished. Potete andare anche a effettuare una reconstruction, che però vedete c'è scritto in giallo perché credo sia una cosa un po' beta, ecco. Fatto questo potreste aver finito se non fosse che vi serve un punto d'appoggio nella vostra scena, quindi mettetevi nel punto in cui vorrete creare poi un modello 3D. Per esempio io qua, mi sembra un buonissimo punto, selezionando il nostro motion tracker vado qua a cliccare Create Position Constraint, quindi vado a premere questo punto qua. E che cosa fa questo? Vedete, Feature to Position. Feature è il nostro puntino che siamo andati a cliccare, to position, cioè fa in modo che quel punto là sia la posizione in x0, la posizione in y0, la posizione in z numero 0, quindi sarà proprio il centro, l'origine della nostra scena. Adesso invece dobbiamo andare a settare le direzioni della nostra scena, quindi usiamo sempre uno di questi tre strumenti, ovvero Vector Constraint, e andiamo a selezionare dei punti che sono su un asse. Per esempio quest'asse qua dovrebbe essere l'asse Z, ovvero l'asse di profondità, quindi io seleziono questo punto e poi gli dico è l'asse Z. Questa è una cosa molto importante, ovvero dovete sapere la distanza tra questi due punti e io so che è 33 cm, quindi vado su La conosco e gli dico che è 33 cm. Ora, sempre con lo strumento in mano, andiamo a selezionare un altro punto che per esempio può essere questo e questo,
e gli dico che questa, se quella era l'asse Z, questa è l'asse X, perché l'asse Y è quella dall'alto verso il basso o viceversa. Gli dico anche che io la conosco questa distanza e che è, come prima, 33 cm, ovvero le dimensioni delle mie mattonelle. Benissimo, qui è finito, ovvero posso andare nel mio layout normale, creare un cubo di, per esempio, di 20 cm. Se è spenta la telecamera, vabbè, continuiamo senza. E come vedete il nostro cubo sta lì, appiccicato al nostro pavimento, e come abbiamo inserito un cubo possiamo inserire anche una qualsiasi altra cosa. E io adesso con questo fermo immagine, perché la macchinetta si è scaricata, vi auguro un buon giovedì con il mio video e noi ci vediamo ovviamente giovedì prossimo con un altro video.